Bene amici, eccoci qui per un nuovo video. Sì, lo so, sono sotto una scrivania, ma sono qui sotto proprio perché oggi andremo a sistemare tutto questo disordine, questo soqquadro di cavi che si trova qui sotto la scrivania della mia cameretta. In particolare tutto il materiale ce l'abbiamo già, quindi voi vedete che mi sono munito di una canalina molto ampia, di modo che io riesco a far entrare tutti i cavi, anche volendo fascettare i cavi all'interno e quindi far sì che non vi siano cavi troppo lunghi o in eccesso senza dover tagliarle, quindi ad esempio invalidare la garanzia di certi prodotti che poi ho sopra la scrivania stessa, quindi è molto ampia per questo motivo. Qua non ho grossi problemi estetici, diciamo, e anche la scatoletta che voi vedete è, diciamo, sporge dal muro e quindi non c'è nessun problema. Tutti gli altri attrezzi che appunto vedete, la carta vetro dei due spessori, perché infatti io andrò a tagliare con le forbici la canalina a misura e andrò poi a levigarla con la carta vetro di due spessori diversi, le forbici con i quali andrò a fare i lavori appunto sia elettrici anche di taglio della canalina, i tasselli con la punta sempre da muro, sia da mattone che da cemento armato del 5 mm, infatti questa volta utilizzeremo dei tasselli del diametro del 5 mm, il mio trapano e il mio aspiratore. Quindi ora vi lascio il timelapse, infatti non c'è bisogno di spiegare altro, in cui vedrete appunto che andrò a cambiare completamente la faccia e il volto di questi cavi su questa parete. Bene, ora via col timelapse.
Bene, come potete vedere anche per questo video abbiamo terminato e quindi siamo andati a appunto installare la nostra canalina che rende il tutto molto più ordinato, pulito, infatti è in tinta anche col colore della parete, anche più dinamico, infatti se andrò a cambiare la strumentazione o comunque l'oggettistica che ho sulla scrivania potrò modificare i cavi senza bisogno ogni volta di sfascettarli e rifascettarli come era appunto il passacavi che avevo prima, e quindi anche una struttura molto più dinamica. Quindi detto ciò io vi saluto, il lavoro è terminato, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di seguire la mia pagina Facebook, infatti pubblico più frequentemente rispetto che qui sul canale magari immagini, foto di lavori o di video che stanno per uscire, ed inoltre di iscrivervi al canale. Penso in questa zona comparirà il tasto per iscrivervi, mi aiutereste molto a supportare il progetto, altrimenti mi viene davvero difficile continuare a fare tutto questo. Detto ciò, arrivederci al prossimo video, un saluto a tutti dal Pibatti Tech Channel.